Nell'ultimo video abbiamo parlato della figura dell'audiofilo quasi deridendolo. A proposito, vi ricordo che avete promesso di guardare entrambi i video uno dopo l'altro. Ma quali sono le figure che maggiormente criticano la figura dell'audiofilo, l'audiofilo degenerato, quello di cui stiamo parlando? Beh, innanzitutto c'è la figura di quelli che deridono o odiano il fatto che l'audiofilo spenda un sacco di soldi per la sua passione, per il suo gioco, per il suo hobby. Beh, ma chi di noi non ha una passione? C'è chi ha la passione per i francobolli, chi ha la passione per la raccolta di fumetti, chi ha la passione per i bonsai, per il fai da te. E tutti quanti abbiamo, perché sono anch'io tra questi, speso un sacco di soldi nella nostra passione. Se non hai una passione, è probabile che tu abbia problemi contingenti più grossi nella tua vita, e questo mi spiace. Ma tutti quanti abbiamo una passione e la coltiviamo nel migliore dei modi che c'è possibile, ovviamente. Certo, direte, ma qualcuno esagera con questa passione. Ho sentito di casse che costano 1 milione di euro. Beh, vi dirò, il ricco, anzi ricchissimo, che si permette di comprare dei diffusori da 1 milione di euro, va bene, non solo perché può fare quello che vuole con i suoi soldi, non solo perché mette questo milione nell'economia globale, per cui qualcun altro con quei soldi si comprerà dei mobili o una macchina nuova, ma perché quel milione di euro che ha in mano, per fortuna lo spende nelle casse, viceversa lo spenderebbe o in altri gadget, che sono orologi o yacht, oppure se lo giocherebbe in borsa, creando sbalzi alle azioni e alle monete che andrebbero a nostro discapito. Quindi ben venga se qualcuno ha voglia e la capacità finanziaria di spendersi 1 milione di euro per le casse. Beato lui. Ma c'è un'altra categoria ben più inacidita verso gli audiofili, che sono i musicofili. I sedicenti musicofili, cioè sedicenti musicofili, come se fossero loro gli unici che amano, a cui piace la musica. Penso che a tutti piaccia la musica. Penso che se facessimo un referendum sui 7 miliardi di persone del pianeta Terra, non so quanti ne troveremmo che direbbero no, a me non piace la musica. Sì, ma io sono un musicofilo, quindi la amo più degli altri. Io ho tutti i dischi di Bach, ho tutti i dischi di Jethro Tull. Beh, vedi, caro musicofilo, anche tu sei un collezionista, anche tu vuoi avere tutta la discografia di questo o di quello, fai probabilmente pazzie per avere il disco che ti manca, discuti con i tuoi colleghi di passione di questa o quella interpretazione, beh, non sei molto diverso dall'audiofilo, hai solo un campo diverso di azione. Ma attento ancora, musicofilo, perché durante il tuo eloquio potresti incontrare una persona molto pericolosa per te, che ami la musica. Il musicista, che ti direbbe, sì, tu dici di amare la musica, ma sai quella musica che tu ami così tanto? Io la suono, tu l'ascolti, ma io la faccio. Sono superiore a te. Questo perché, come al solito, quando si critica un'altra categoria ci si ritiene superiore, ovviamente. Ma il musicista deve fare attenzione a sua volta perché potrebbe incontrare sul suo cammino il liutaio, che gli direbbe, senti, sai quello strumento che suoni così bene, che dici di produrre, col quale dici di produrre musica bellissima? Beh, io lo faccio, tu lo suoni, ma io lo costruisco con le mie mani. E il liutaio potrebbe incontrare sulla sua strada il falegname o il boscaiolo e via dicendo all'infinito, come diceva Sergio Endrigo nel suo disco Per fare un albero, per fare un tavolo ci vuole un fiore, eccetera, eccetera, la conoscete perfettamente. Quello che prova l'audiofilo quindi nell'accumulare una serie di apparecchiature e continuare a cambiarli è una passione, più che un gioco, più che una collezione, è proprio una passione. Tutti abbiamo detto e abbiamo una passione e ce ne sono alcune molto simili, molto vicine, molto spesso contemporanee a quelle dell'audiofilia. Faccio un esempio per tutti, la fotografia. Moltissimi sono contemporaneamente appassionati di apparecchiature audio e di apparecchiature fotografiche e spessissimo si parte con una piccola compatta per poi passare a una reflex, per poi aumentare il numero di pixel, per poi fare la raccolta di ottiche sempre più performanti, incise. Un po' il percorso che fa l'audiofilo, tanto per capirci, per scattare delle fotografie, non per farci delle mostre fotografiche, ma per poi confrontarle l'una con l'altra o con gli amici per vedere quale sia più incisa, quale abbia i colori più reali e via dicendo, ormai lo sapete, comportandosi ancora una volta nella stessa maniera che fa l'audiofilo. C'è anche un'altra passione molto adiacente a queste due, è la passione ad esempio per gli orologi. C'è Paolo Nuti, che molti di voi sapranno essere stato direttore della prestigiosa rivista Audio Review per anni, che era contemporaneamente direttore anche dell'altra rivista sorella Gli Orologi. Beh, come sapete, anche la collezione di orologi è un'altra forma di passione, collezione, gioco. Si comprano orologi sempre più rari, sempre più preziosi,
sempre più complicati, nei movimenti sempre più raffinati, meglio se meccanici e non digitali ovviamente, spendendo spesso grosse cifre anche molto consistenti. Per far cosa? Le 7 meno un quarto. Tutti quanti fanno le 7 meno un quarto. E questa non è anche questa una passione decisamente fine a se stessa, se non per il gusto di avere in proprio possesso degli oggetti allo stato dell'arte? Ecco, stato dell'arte è una locuzione che viene usata spessissimo anche da Bruno Vespa in maniera abbastanza impropria, che ha a che fare con alcune realizzazioni umane che non si possono dire industriali, non si possono neanche dire artigianali, ma per il fatto di essere costruite con alcuni dettami particolarmente raffinati e spesso esclusivi, raggiungono non lo stato dell'artigianato, ma addirittura lo stato dell'arte. Questo è uno dei motivi probabilmente che dà gusto al collezionista, all'appassionato di ricercare, acquistare e possedere in fondo questi oggetti spesso molto costosi. Ma quindi tutto si riduce in una collezione, tutto si riduce nel possesso di queste splendide macchine anche allo stato dell'arte. Il possesso, l'avere, io mi ricordo che da giovane, come tanti altri, siamo venuti a conoscenza di quel famoso libro di Erich Fromm, Avere o Essere, e tutti quanti di fronte a questo titolo, Avere o Essere, soprattutto da giovani, ci siamo inevitabilmente schierati sul essere, non certo avere. L'avere, il fare collezioni, raccolte di oggetti è una pratica che esiste da, direi, proprio millenni. Se andate a studiare le figure antiche scoprirete tanti esempi in questo caso, ma addirittura si può arrivare a dire che il collezionismo fa parte proprio della natura dell'Homo sapiens, che agli albori della preistoria, anzi addirittura prima della preistorica, quando l'Homo sapiens coesisteva sul pianeta con altre tribù di Homo, ma non sapiens, l'uomo di Neanderthal, l'uomo denisova, che contemporaneamente colonizzavano il pianeta, per poi vedere l'Homo sapiens prevalere. L'Homo sapiens aveva più degli altri una capacità immaginifica, una capacità di astrazione che forse gli altri avevano in misura molto minore, per cui all'interno di ogni tribù c'era chi collezionava amuletti, chi collezionava piccole pietre, perline e oggetti colorati, penne col quale decorarsi, trucchi eccetera, e diventava magari lo sciamano che, liberato dal resto della comunità dagli obblighi di caccia e raccolta per mangiare, si poteva dedicare a raccogliere intorno al focolare i componenti della propria tribù per cominciare a raccontare storie sul passato, sul presente e sul futuro, dando origine ai miti e poi alla religione e di lì a poco alla filosofia, insomma creando la cultura che ha differenziato l'Homo sapiens dagli altri. Se mi sente Telmo Pievani probabilmente mi darà qualche scappellotto, ma comunque quello che voglio dire è che la passione per il collezionismo, per il possedere oggetti, è innaturata dell'uomo, è connaturata con la natura umana, appunto. Non è quindi poi così strano che esista la figura dell'audiofilo, quello a cui piace avere un impianto sofisticato, esclusivo, meglio se raro, in modo da sentirsi parte di un'elite. Che male c'è a coltivare questa passione, a ricercarne sempre una frontiera sempre più avanzata, se nel frattempo questo impianto ti serve anche per ascoltare della musica, che ogni tanto inevitabilmente anche l'audiofilo farà. Tra l'altro risulta essere la punta di diamante di un movimento, quello degli impianti stereofonici, che grazie alla figura degli audiofili non smette di crescere, non smette di evolversi, qualche volta girandosi e abitandosi su se stessa, ma che continua ad esistere per fortuna di tutti quelli a cui piace ascoltare la musica. Ma non è certo l'audiofilia l'unico ambito nel quale si estrinseca questa volontà di collezionismo, ce ne sono altri ritenuti ben più nobili, che ne so, ci sono quelli che fanno la raccolta di libri d'arte. Vogliamo criticare chi fa la raccolta di prestigiosi e colti libri d'arte? Andando a ricercare nei mercatini e addirittura nelle aste libri antichi, tutti facenti parte ovviamente di una categoria o di un ambito o di un'epoca. Per leggerseli tutti? No, per possederli, per catalogarli, raccoglierli e cercare di arrivare alla fine della raccolta. La stessa cosa possiamo dire per i collezionisti d'arte, quelli che comprano quadri alle aste, anche questi spendono un sacco di soldi perché? Per avere tutti i quadri del tale autore o della tale corrente, spendendo ancora una volta una valanga di soldi, disquisendo tra appassionati, irridendo chi non appartiene alla propria categoria, sentendosi superiore a chi invece
Non capisce questa loro pulsione per fare che cosa? Per guardarsi i quadri tutto il giorno? No, per appenderli al muro e lasciarli lì, anzi, più spesso per nasconderli nel cavò. Eppure anche questa è una passione. E anzi mi auguro che tutti noi, tutti voi, avessimo un hobby, un passatempo da coltivare con tanta passione, appunto. Magari evitando atteggiamenti supponenti, superbi e spocchiosi, come fanno quasi tutti quando parlano del loro ambito di passione. Un collezionista di orologi è sicuramente una persona amabile, ma se parli di orologi ti salterà in testa se tu ricanti il Rolex, davanti al quale inorridirà sciorinandoti una serie di altri nomi sconosciuti, marche e modelli elitari e inevitabilmente molto molto costosi. E quindi che considerazioni finali ne traiamo da questi 2 brevi video? Quale legge universale? Quale consiglio di vita? Nessun consiglio di vita, nessuna legge universale. Non sarei mica un audiofilo per caso che ha bisogno del suo guru, vero?